Spesso mi viene chiesto come trasferirsi UK e spostare qui la propria residenza fiscale. Perciò eccoci, con questo video voglio spiegarvi quali sono gli step pratici e fondamentali da seguire in modo tale da non avere problemi. Poi vi ricordo che da pochissimo abbiamo aperto una piattaforma di fiscalità internazionale e qui sotto in descrizione trovate un link tramite il quale potete richiedere una prima consulenza gratuita e approfondire il vostro trasferimento e l'apertura aziendale in UK. Oltretutto, sempre in descrizione trovate molte altre risorse per approfondire tutto quello che già sottolineo nel video, quindi andateci a dare un'occhiata. Detto questo, come trasferire la propria residenza fiscale dall'Italia all'Inghilterra? La procedura da seguire consiste in 3 semplici ma importanti passaggi. Numero 1, arrivo in Gran Bretagna. 2, ottenimento del NIN, il National Insurance Number. 3, iscrizione all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ora vediamo nel dettaglio ogni passaggio e nel mentre vi condivido anche quella che è stata la mia esperienza. La prima cosa da fare ovviamente è arrivare in suolo britannico. Nel fare questo, un mio consiglio, soprattutto per chi vuole cambiare la propria residenza fiscale, è quello di salvare tutti i documenti di viaggio. Il normalissimo biglietto aereo, per intenderci. Questo perché questi documenti possono esserci molto utili nel momento in cui dovessimo ricostruire il nostro storico per provare che siamo effettivamente residenti nel Regno Unito. In particolare è importante salvare almeno il biglietto che ci ha portato per la prima volta in modo definitivo in UK, perché la data di quando arriviamo in UK ci verrà richiesta in futuro in diversi documenti. Primo tra tutti quando faremo la richiesta per ottenere il NIN. Comunque, dopo essere arrivati qui, ovviamente se vogliamo spostare la nostra residenza dobbiamo trovare un nuovo indirizzo, quindi una casa o un appartamento o un castello dove vivere. Poi se cercate case in affitto e volete approfondire, ho fatto diversi video su questo tema qui a Londra, ma per sintetizzare il tutto vi lascio 3 consigli utilissimi in questa primissima fase. Il primo è quello di avere un conto o una prepagata con delle credenziali bancarie inglesi. Io per questo vi consiglio di andare a vedere Revolut, che è una prepagata molto semplice. Secondo consiglio, avere un indirizzo provvisorio per 1-2 settimane da usare come base durante la ricerca quando arrivate. Un hotel, un Airbnb, un affitto a breve termine, insomma un luogo dove stare quando arrivate. Terzo consiglio, da quell'indirizzo fatevi subito un numero di cellulare inglese. Io feci Smarty, che utilizzo tuttora, è un operatore D3, mi sono trovato abbastanza bene e costa poco. Mi piacque soprattutto perché lo si attiva online ed in questi tempi dove non si sa chi si trova aperto è sicuramente un plus. In descrizione, tra l'altro, se lo trovo, dovrei anche riuscire a lasciarvi un link che se usate per attivare Smarty vi dà anche un qualche bonus. Un'idea qui per portarsi avanti, dato che la SIM arriva in circa 3 giorni, è quella di ordinare la SIM in Italia e ovviamente farla recapitare all'Airbnb, all'hotel o insomma all'indirizzo che avete prenotato. In ogni caso, avere un numero di telefono inglese e avere un indirizzo permanente inglese sono condizioni essenziali per passare al secondo step, cioè chiamare il job center e prenotare per richiedere un appuntamento per fare il NIN. Abbiamo tutto, passiamo al secondo passaggio, il National Insurance Number. Per spiegarlo in modo semplice, è un codice simil codice fiscale italiano e serve per l'amministrazione e il riconoscimento della National Security e oltretutto servirà al vostro datore di lavoro per pagarvi contributi e tasse. In realtà, dato che la procedura di richiesta è un po' lunga, possiamo comunque iniziare a lavorare senza dare il NIN al nostro datore di lavoro. Dovremmo poi comunque fornirlo il prima possibile. Comunque, nella chiamata al job center per richiedere il NIN, inizialmente vi verrà richiesto di identificarvi con un vostro documento di identità. Poi vi verrà richiesto il vostro indirizzo di residenza e il giorno in cui siete arrivati nel Regno Unito. In conclusione, alla fine della chiamata, l'operatore vi fisserà un appuntamento in un job center, dandovi anche un numero di referenza che è molto importante e va annotato. Poi comunque questo numero con i dettagli dell'appuntamento dovrebbero arrivarvi per posta. A mio fratello all'epoca era arrivato tutto prima dell'appuntamento, mentre a me per esempio non era arrivato niente. Però comunque, avendo annotato tutto e avendo annotato il numero di referenza, non ho avuto nessun problema nel giorno dell'appuntamento. Poi quando vi presenterete il giorno dell'appuntamento vi faranno una piccola intervista per capire, dico io, se sarete un peso per il governo inglese. Oggi stiamo andando a fare il NIN, che è il codice fiscale inglese, National Insurance Number. Cioè che fede, diventiamo lavoratori inglesi britannici a tutti gli effetti.
Quel giorno va portato, oltre al numero di referenza, un documento che prova il vostro indirizzo di residenza, per esempio una bolletta o direttamente il vostro contratto d'affitto. Poi vi consiglio di portare un estratto conto dove potete dimostrare che avete dei soldi per sopravvivere ed infine, se già lo avete, un contratto di lavoro. L'essenziale in realtà sarebbe semplicemente numero di referenza, documento di identità e prova di residenza. Ma più prove avete che non siete degli scappati di casa, più semplice sarà la situazione. In questa intervista vogliono semplicemente capire per quale motivo siete in Gran Bretagna e se avete una qualche certezza economica. Ora, prima di passare al terzo punto, l'iscrizione all'AIRE, voglio precisare che in questo momento, causa coronavirus, i job center sono chiusi, quindi nell'immediato non è possibile richiedere e ricevere il NIN. Però si può comunque ricevere con il cambio di residenza e l'iscrizione all'AIRE, dato che per fare l'iscrizione non vi verrà richiesto il NIN. E come vi dicevo prima, provvisoriamente si può anche lavorare e ricevere uno stipendio anche se non si ha ancora un NIN. Il NIN andrà poi fatto non appena riapriranno i job center. Ora siamo finalmente arrivati al terzo punto, l'iscrizione all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Questo passaggio si può tranquillamente fare da casa. Basterà collegarsi al portale web esteri.it servizi consolari. Anche di questo portale con la pagina di registrazione vi lascio qui sotto il link in descrizione così non vi sbagliate. Dopo una normale registrazione che lo stesso sito illustra molto bene, per completare la richiesta ed iscrizione all'AIRE vi verrà chiesto di allegare i seguenti documenti: un documento di identità, ad esempio il passaporto, un documento provante la propria residenza, ad esempio il contratto d'affitto o un'utenza, oltre alla compilazione di un modulo che vi fornirà il sito dove i dettagli fondamentali sono il giorno in cui siete arrivati nel Regno Unito e il nuovo indirizzo di residenza. Ora infine, nel momento in cui invierete la richiesta, se tutti i documenti sono corretti potete ritenervi residenti nel Regno Unito. Per chiarezza, fa voce come data del trasferimento della residenza il giorno in cui invierete questa richiesta e non il momento in cui vi approveranno tutto. Quindi non preoccupatevi se non ricevete nessuna conferma dal consolato, sono abbastanza lenti e comunque vale come data il giorno in cui mandate la richiesta. Poi, se volete essere ancora più sicuri e addirittura velocizzare questa pratica, potete mandare tramite mail, ancora meglio se tramite PEC, gli stessi documenti che avete usato per fare l'iscrizione all'AIRE al vostro ex comune di residenza in Italia. Sarà poi il comune a notificare il consolato che poi vi iscriverà all'AIRE. Purtroppo però non ci sono tempistiche standard e dipende tutto dal caso. Per esempio a me per approvare tutto ci hanno messo 6 mesi, mentre a un amico che si è appena trasferito qui ci ha messo 2 settimane. Detto questo, nuovamente, se volete una consulenza personalizzata di esperti in tutto questo processo, potete tranquillamente richiedere una prima consulenza gratuita tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Io nel frattempo spero che il video vi sia stato utile, se così fosse lasciate un mi piace, vi auguro buona fortuna con tutti i vostri progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!